Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione e le tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Ok ragazzi, abbiamo la carta della stella. È una buona carta, una carta di obiettivi, di desideri, di sogni. Ricordiamo che le stelle sono anche collegate con il destino. Si dice che il destino sia scritto nelle stelle. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono. E poi nella descrizione trovate anche il link al corso, anzi al seminario di approfondimento Tarocchi e Karma che si terrà a settembre e poi ci sono i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi, l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, ok, partiamo con un asso di spade ragazzi, poi abbiamo un 3 di coppe, un 3 di spade, sette di spade, abbiamo un re di denari, asso di bastoni, un 9 di spade, e un 8 di spade. Ragazzi, quante spade! Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è il messaggio che può esserci per il mese. Vediamo com'è il movimento energetico. Tenete presente che potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro. E dopo, in un secondo momento, andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, il denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo asso di spade, è spiegato da un 9 di pentacoli, e da un 7 di coppe. Dunque, l'asso di spade è una carta che ci parla di verità che vengono a galla ed è anche, diciamo, è una carta che in un certo senso taglia, mm, diciamo, il prima e il dopo. È come se ci fosse un nuovo punto di partenza. Vi dico, c'è anche un 9 di pentacoli. Qui si potrebbe trattare di un inizio a costruire la propria indipendenza. Può essere un'indipendenza di carattere, un'indipendenza finanziaria, un'indipendenza morale, gestionale. Perché con questo 9 di coppa al contrario, credo che qualcuno, diciamo, abbia fatto un po' il pelandrone, si sia fatto andare bene certe cose, mentre adesso con l'asso di spade è come se si dicesse no, basta. Andiamo al 3 di coppe. Re di coppe, mago e 4 di spade. Andiamo a vedere anche il 3 di spade.
9 di bastoni, giustizia e fante di coppe. Dunque, io ho la sensazione, ragazzi, che o qualcuno ha fatto il pelandrone o sta facendo ancora adesso il pelandrone e ci sarebbe come bisogno di muoversi, di fare qualcosa al fine di raggiungere questo obiettivo di cui ci parla la stella, perché ho come la sensazione che presto arriverà il conto da pagare. Andiamo a vedere il 7 di spade. Abbiamo un 9 di bastoni, il Papa e un 6 di bastoni. Ho la sensazione, ma lo vedremo meglio dopo quando parlerò dell'amore, che qui potrebbe esserci qualcuno che, diciamo, ci potrebbero essere terze persone durante questo mese di agosto. Potreste essere voi a iniziare magari a flirtare con qualcuno. Mm. Andiamo a vedere il re di denari. Allora abbiamo un asso di spade e un re di spade. Allora, tra il 7 di spade qui e l'asso di spade al contrario, qui pare che ci sia qualche cosa che viene nascosto. Siccome qui ci sono diverse figure, sono 2-3 qui, io credo che qualsiasi sia il settore di riferimento a cui voi lo applicherete, qui c'è da parlare chiaro con qualcuno perché potrebbe venire fuori che l'altra persona è già impegnata, per esempio, piuttosto che se per voi fosse una questione lavorativa che l'altra persona ha già preso esclusiva o lavori o magari potrebbero arrivarvi delle voci che si è comportata male con i suoi ex colleghi o soci. Cioè, ho come la sensazione che sarà un mese di rivelazioni. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. 6 di spade. 8 di pentacoli. È come se qualcuno volesse diventare più indipendente. C'è come una sorta di... Mi viene da dire voglia di fuggire, sinceramente, ma non tanto dal luogo dove siete, da un certo tipo di situazione, perché con questo 9 di pentacoli devo dire che è come se steste cercando la vostra autonomia. Il fatto di potervela cavare da soli, che non è solo il guadagno abbastanza per mantenermi, ma è il so fare le scelte giuste, riesco a cavarmela anche nelle difficoltà, so sempre come rialzarmi da solo senza appoggiarmi a nessuno. Però con questo 6 di spade è come se ci fossero delle credenze limitanti che limitano questo tipo di espansione, di auto-indipendentizzazione. Spero di averlo detto giusto. Andiamo a vedere 9 di spade. Due di bastoni e regina di coppe. Il 9 di spade di per sé è una carta che indica preoccupazioni, ragazzi, come se foste preoccupati per come potrebbero andare le cose, potreste essere preoccupati. Di solito sono preoccupazioni di qualche cosa del passato. Andiamo a vedere l'otto di spade, perché anche l'otto di spade è una carta che indica la visione un po' negativa delle cose ed è come se qualcuno pensasse che non c'è altra soluzione, che non ci sono via di fuga, che non si riesce a capire come creare una scappatoia o una forma di indipendenza. Queste sono proprio tante, le rimetto dentro.
Solo uno per piacere, grazie. 7 di bastoni. 7 e 7. Allora, direi che il consiglio, vedendo queste carte, potrebbe essere andateci piano, non prendete decisioni avventate, non affrettate le vostre scelte, perché secondo me le energie si devono sviluppare almeno fino a metà mese. Cioè come appunto questa verità che viene a galla può anche essere una presa di consapevolezza, nel senso che magari vi rendete conto di certe cose e da lì si sviluppa secondo me un po' tutto il mese. Diciamo che non è un mese né positivo né negativo, è un mese dove potreste rendervi conto di alcune cose, doverne sacrificare altre per riuscire ad iniziare verso quello che è il raggiungimento dell'obiettivo di cui ci parla la stella. Poi l'obiettivo voi sapete qual è. Allora, partiamo dai vari settori. Se parliamo di lavoro e di persone che sono senza lavoro, ho paura ragazzi che il mese di agosto non sia un buon momento per cercare lavoro. Ehm, Però ho come la sensazione che sia un buon momento per creare relazioni interpersonali, per fare pubbliche relazioni. Mm, Potrebbe anche essere un momento per reinventarvi, cioè come se fosse un momento dove state meditando sul continuo su quel percorso che ho fatto fino ad adesso, considerato che sono anni che lavoro nel settore, so come va e so che più di tanto magari non si può guadagnare, oppure sperimento qualche altro settore, oppure, cioè vedo come se ci fosse della confusione mentale in questo senso per chi è senza lavoro e sta cercando, no? Probabilmente qualcuno potrebbe anche essere in una fase dove si chiede se è il caso di iniziare a frequentare qualche corso di intelligenza artificiale piuttosto che qualche corso specifico per, non lo so, social media manager, piuttosto che, non lo so. Ehm, insomma, è come se foste un attimino lì che non sapete bene da che parte andare. E secondo me il mese di agosto è un buon mese per fare il punto della situazione. Per chi invece sta lavorando, o meglio è dipendente, spero che agosto siate in ferie, però devo dirvi che soprattutto se avete un ruolo un po' in alto nella scala gerarchica della vostra azienda, potrebbe essere un mese non semplice da gestire, nel senso che vedo persone che non ve la raccontano giusta, potrebbero tentare di incastrarvi in qualche giochetto un po' strano, quindi se dovete firmare carte fate attenzione. E se qualcuno cerca di scaricarvi il barile, anche lì fate attenzione. Cioè, cercate di fare, di occuparvi solo quello che sapete maneggiare molto bene, perché è come se nel mese di agosto ci fosse un tentativo di manipolazione in vista. Per le persone che sono autonome, diciamo che agosto è un mese un po' così, un po' a riposo se vogliamo. È un buon mese per fare manutenzioni dei macchinari, per rivedere certe strategie impresariali, per tentare magari di studiare qualche nuovo servizio, qualche nuovo prodotto, però diciamo che i soldi non mancheranno, nel senso che ci sarà come il solito tran tran, però da lì a dire che ci sarà un boom, no ragazzi, cioè tutto procede come sempre, diciamo che ci sarà il lavoro che vi permetterà di dormire la notte perché avete pagato tutto, però eh, è più un mese per pensare a cosa proporre, magari in vista delle festività natalizie. Per quello che riguarda i nuovi progetti, allora,
Qui ragazzi potrebbe esserci da un lato il momento giusto per iniziare a fare pubblicità a questo progetto, per iniziare a parlarne agli amici, ai conoscenti, per iniziare a divulgare quella che è la vostra, non tanto l'idea, ma proprio il progetto già partito, già iniziato se vogliamo. Però vi dico, allora, la prima cosa che mi viene da dire è che in questo caso non so che progetto abbiate, anzi scrivetelo sotto nei commenti, è molto importante l'apparenza, la cura dei dettagli. E poi un'altra cosa che vi posso dire è non fatevi prendere dall'ansia perché tendete a preoccuparvi troppo per delle cose che sono successe in passato e che adesso ormai non ci sono più. Quindi non vi fate intrappolare in questo mood negativo, in questa vibrazione negativa. Ok? È un buon momento per lanciare il progetto, è un buon momento per avere riconoscimenti, per fare gare, appalti e quelle cose lì, però prendete spunto dal passato perché serve per fare l'esperienza, ma non date per scontato che debba risuccedere esattamente così. Ok? Per quello che riguarda i soldi, invece, allora io sento che qualcuno inizierà a muoversi per guadagnare di più. Ho come la sensazione che se non avete un'idea in testa inizierete a lavorarci, se non avete un'idea precisa ma avete bisogno di incassare inizierete a fare lavoretti come per esempio lavare le auto agli amici, lavare le auto, non so, ai vecchietti o a fare, a dare servizi alle persone che ne hanno bisogno proprio per raccimolare qualche cosa. Potrebbe essere appunto un lavoretto così, ma quello che vi posso dire è che vi permetterà di guadagnare abbastanza per muovervi nella direzione in cui voi volete andare, ok? Quindi dog sitter, cat sitter che in questo periodo festivo si cercano come il pane. Sono lavori così, diciamo, non regolamentati che però possono dare soddisfazione in questo periodo. Parliamo di famiglia. Allora, se guardiamo dal lato della famiglia, vi devo dire che, ahimè, inizia un tasto dolente. Cioè, io ho la sensazione che potrebbero raccontarvi delle storie, soprattutto se avete figli, potreste venire a scoprire che insomma delle cose non sono state dette esattamente come erano. Potrebbero essere delle cose inerenti al percorso di studi che sta facendo il figlio o la figlia. E questo potrebbe creare un po' di dissapori, niente di catastrofico, però insomma prendete anche sempre la lettura per un movimento energetico, non è detto che succeda perché questa è una lettura comunque collettiva, però ecco, tenete gli occhi aperti, cercate di fare le cose in modo equo, in modo che nessuno venga ferito, nessuno comunque venga messo da parte, in modo che, insomma, con il buon esempio non vi si può dire niente, no? Cercate di essere corretti voi per primi e vedrete che ritornerà correttezza. Arriviamo all'amore, ragazzi. Allora, se siete single, le occasioni non vi mancheranno, anche se ho come la sensazione che qualcuno abbia in testa una persona specifica e che non riesca a togliersi questa persona dalla testa. Quindi ho come l'idea che ci sarà un chiodo scacciachiodo per qualcuno. Ehm, Però niente di male, nel senso vi divertirete alla grande, questo ve lo posso dire. Per qualcuno, come vi ho detto prima, potrebbe esserci una mano a sorpresa, nel senso che vi renderete conto che la persona che state frequentando in realtà potrebbe già avere una relazione o essere in via di separazione, insomma anche lì c'è qualcosa di poco chiaro.
Potrebbe anche dirvi no, no, ci stiamo lasciando oppure ci siamo già lasciati e invece poi potreste scoprire che no, non è così. Quindi magari mettete un po' alla prova l'altra persona, fategli, non lo so, delle domande o fatele delle domande trabocchetto per vedere se effettivamente dice la verità. Ehm, Non vedo per ora la relazione della vostra vita, ragazzi, questo ve lo dico sinceramente, cioè in realtà vedo più sollazzi, divertimenti e coccole più che un reale affetto. Mm? Se parliamo delle persone che sono in una relazione, quindi qualcuno che si frequenta con qualcun altro o che si magari convivono già a relazione e quindi è già una relazione concreta. Ecco, anche qui ragazzi sento aria di flirt esterni, potrebbe essere interessante divertirvi, non dico che succeda qualche cosa né da una parte né dall'altra, però c'è come bisogno di guarire certi aspetti della relazione, mi verrebbe da dire. Fate attenzione perché ho come l'idea che qualcuno, uno dei due, tenda a controllare di più l'altro e bisogna lasciare un attimino andare le briglie, bisogna fare in modo che gli spazi siano equi. C'è questa giustizia che mi pesa, nel senso che anche il Papa in realtà, anche se è più un mediatore dall'alto verso il basso, mentre la giustizia media destra e sinistra. Anche qui, o anche alto e basso, perché da una parte ci sarebbe il cuore nei piatti della bilancia, da una parte c'è il cuore, dall'altra c'è la mente, no? Quindi cuore e mente sono in alto e in basso. Comunque, c'è bisogno di fare le cose in modo equo. Secondo me certe questioni, diciamo, le tenete un po' puntellate, le tenete un po' a briglie strette perché con sti due 9 di spade e il 9 di bastoni, io sento che magari anche il vostro modo di pensare, credo che abbiate paura che possano tradirvi e quindi tenete l'altra persona, come dire, a morso stretto. Però vi dico una cosa, se deve succedere, succede. Cioè, è inutile che vi accaniate nel fare mille domande, nel controllare, ho sentito gente che manda investigatori privati dietro al partner per vedere se racconta la verità o no. Cioè, nel senso, a un certo punto è meglio saperlo se l'altra persona non è più onesta con noi, non è più innamorata di noi, perché così ognuno si fa la sua vita in modo sereno, piuttosto che continuare a vivere nell'ansia, nel pensiero, se succede, se si ripete e se dovesse capitare questo e se prende uno scivolone e se vivessimo tranquilli. Però ognuno, voglio dire, è libero di pensarla come vuole. Devo dire, fate attenzione perché dal punto di vista affettivo potrebbe esserci qualche amara sorpresa. Ora, secondo me può arrivare più che da un semplice partner, da un punto di vista familiare. Nel senso, sì che può essere il partner con cui avete costruito la famiglia, chiaramente, però il tradimento io, più che fisico, io lo sento un tradimento di ideali. Mi avevi detto una cosa, invece poi era un'altra. Pensavo di potermi fidare di te perché pensavo mi sostenessi in questa situazione e invece no. Mm? Una cosa di questo genere. Per chi invece ha una relazione più o meno, beh, anche qui ragazzi non sento che le cose cambieranno molto entro la fine del mese, sinceramente. Per quanto voi facciate, per quanto voi possiate dire, sento più che l'altra persona vi sta un po' intortando. Ho come la sensazione che il mese passerà un po' in sordina, sì, con le antenne allerta, però non so, come quest'idea che sarebbe meglio puntare sui vostri obiettivi, perché fare si fa, si tenta di fare, ma sento come se l'altra persona remasse contro, se creasse mille problemi, se ci fossero mille imprevisti. Quindi mi viene anche un po' da dire, fatevi le ferie anche dal o dalla partner nel prossimo mese.
Bene, mi dispiace che la lettura non sia proprio idilliaca, però ripeto, io leggo energia e deve servire più che tutto a farvi trovare preparati davanti a ogni evenienza, ok? Andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. Il matto, è un po' come se vi dicessero di buttarvi in qualche cosa di nuovo. E armonia, che è un 10 di coppe, che è una calza molto bella, devo dire. Guardate, quello che mi viene da dirvi con questo matto è fidatevi dell'universo, perché per quanto per noi un mese possa sembrare magari un po' noiosetto, un po' dubbio, un po' manipolativo, l'universo sa sempre che fili muovere per il nostro più alto bene. È come se quello che succede in agosto servisse per farvi ritrovare la fiducia e ricreare una certa armonia. C'è come un nuovo capitolo in questo mese che si apre, secondo me si aprono dei dubbi. Andiamo a vedere una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile prendere una decisione? Perché state aspettando gli altri? Perché avete paura di sbagliare? Perché avete paura di prendere uno scivolone come era successo l'ultima volta? Vi dico così per il 9 di spade, Perché avete paura di non farcela da soli, visto che all'inizio vi ho detto che sento che è come se steste cercando di migliorare la vostra autonomia, la vostra indipendenza. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Eccola qua, perché ho paura di venir fregato. Eh già, abbiamo anche il 7 di spade, il 3 di spade, il 9 di spade. È come se aveste paura che qualcuno vi freghi e quindi tenete un po' queste cose, queste antenne allerta. Vedo anche questo ipercontrollo. Per qualcuno ci potrebbe essere come una sottile manipolazione. Ragazzi, tutti manipoliamo. Chi consciamente, chi inconsciamente, ma tutti tendiamo a manipolare. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Cerco il desiderio inespresso dietro la mia paura e guardate il desiderio, la carta della stella. Un vostro desiderio occulto, o meglio inespresso, potrebbe essere: ho bisogno di più attenzioni, ho bisogno di più rassicurazioni, ho bisogno di sentirmi speciale. E così andate fino a quando non trovate quello che vi risuona. Bene, amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, che abbiate trovato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Lo trovate già anche sul sito, comunque sulla pagina web. Diversamente il lavoro sulle credenze limitanti lo potete fare anche attraverso l'abbonamento. Anche lì c'è tutto, diciamo, l'argomento suddiviso per settori, però spiego tutti i passaggi necessari per individuare le vostre credenze limitanti ed elaborarle. Inoltre in quella parte tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni e che ho condensato e messo a vostra disposizione in quella sezione. Se volete saperne di più potete comunque guardare i titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, detto un'ultima cosa, se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi dovreste accedere o da un computer o da un altro telefonino. Adesso sì. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!